Nello stesso modo in cui uno scrittore combina le lettere per formare le parole, da lì le frasi e i paragrafi di un suo racconto, così un artista per creare un'immagine mette insieme degli elementi. Per la precisione 7 elementi che possono comporre un'opera d'arte e di cui vi ho raccontato qualche settimana fa in un mio video. E se gli stessi elementi di un'opera d'arte possono essere considerati come le lettere, cioè i mattoncini che formano l'opera, allora i principi dell'arte sono le regole e le tecniche che gli artisti utilizzano per metterli insieme e con il tempo le regole e le tecniche che gli storici e critici dell'arte hanno utilizzato per analizzare grandi capolavori. Io sono Clelia e oggi vi racconto gli 8 principi di un'opera d'arte. E se anche tu come me sei un amante dell'arte e non vuoi perderti tutti i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato, allora iscriviti al canale e attiva la campanella. Facciamo un passo indietro e ricapitoliamo molto velocemente quali sono i 7 elementi fondamentali di un'opera d'arte, i famosi mattoncini. Colore, valore del colore, linea, struttura, forma, spazio e texture. Tutti questi elementi insieme o a volte solo alcuni di loro compongono un'opera d'arte. Oggi però scopriamo come si relazionano tra di loro. Infatti, mentre l'opera d'arte completa è vista da tutti noi come un singolo oggetto, alcune delle teorie di psicologia delle arti ed estetica più affermate ci raccontano che secondo loro il tutto è il frutto della somma dei vari elementi che lo compongono e di come questi interagiscono fra di loro. Detto questo, il loro modo di interagire, quindi questi principi di cui vi parlo oggi, sono insegnati in molte accademie in tutto il mondo, soprattutto in quelle di stampo anglosassone, ma non vengono seguite, rispettate o anche apprezzate da tutti gli artisti sempre. Come tutti i principi, infatti, possono essere sconvolti, ignorati o rivoluzionati a proprio piacere, ed è giusto però conoscerli per sapere come mai a volte un'opera ci attrae particolarmente o ci ricorda alla lontana un altro lavoro. Il primo dei principi dell'arte è il movimento. Anche se la maggior parte delle opere possono sembrarci infatti degli oggetti statici, è comunque possibile per un artista visivo dare l'illusione del movimento nello spazio. Il modo più intuitivo è quello di utilizzare delle linee, spesso ondulate, quindi sinuose, per creare l'illusione e fare sì che il nostro occhio percepisca il movimento dove non c'è. Un altro trucchetto è quello di utilizzare dei personaggi che sono in pittura o in scultura fermi materialmente all'interno dell'opera, ma che in realtà, siccome sono sospesi o a metà di un'azione, ci sembra che siano in movimento. Questo perché il nostro occhio e la nostra mente completano l'azione stessa in maniera quasi inconscia. Un altro tipo di movimento è quello creato da alcuni artisti invitando sempre inconsciamente il nostro sguardo a spostarsi da una zona all'altra dell'opera. Questo può essere causato dal vento, ad esempio, dal finto movimento dell'acqua sul lago, oppure dalla posizione di una montagna che il nostro occhio di occidentale leggerà da sinistra a destra seguendo la forma geometrica. Il prossimo principio alla base della creazione dell'opera è quello dell'unità. Per unità intendiamo l'equilibrio degli elementi all'interno dell'opera che ce la fanno percepire come un unico oggetto, al posto di farci focalizzare singolarmente su alcuni punti in particolare che rischiano di risultare altrimenti sconnessi. Questo è un tipico esempio di principio che da alcuni artisti non viene di proposito rispettato per poter creare un senso di rottura. Il principio è quello comunque per il quale gli elementi dell'opera non fanno a gara tra di loro per attirare la nostra attenzione, ma si completano a vicenda. Un esempio perfetto di questo possono essere molte nature morte, che sono studiate appunto per darci una sensazione di unità dell'immagine e far riposare il nostro occhio davanti all'opera, dove pur essendoci vari elementi, l'unità non crea questi contrasti. Molti pittori o fotografi ottengono questa unità nell'opera attraverso la scelta di colori, ad esempio, che hanno lo stesso valore o lo stesso tono, o attraverso la scelta di forme che sono tra di loro non in contrasto. Simile all'unità, il prossimo principio è l'armonia. Si tratta di un termine difficile da definire, ma in generale si riferisce alla consistenza degli elementi presenti in un'opera. Mentre l'unità era relativa ad elementi anche diversi, che stanno però insieme come se fossero un tutto, l'armonia può essere definita più come l'uso coerente degli elementi in generale. Quindi il suo opposto sarà il contrasto fra questi elementi, la disarmonia. Ad esempio, le linee curve coerenti della Notte stellata di Van Gogh conferiscono all'intero dipinto un piacevole senso di armonia.
Se invece avesse usato delle linee un po' orizzontali, un po' verticali, un po' zigzag, ci sarebbe stata della disarmonia. Spero che sia chiara la differenza con unità, che invece abbiamo detto serve a definire come tutti gli oggetti si relazionano per darci la sensazione di un tutto. Esiste però un altro principio che ogni grande artista ha applicato e potrebbe sembrare opposto all'armonia e all'unità, ed è quello della varietà. Partiamo dal presupposto che non tutte queste regole devono convivere, ma comunque, se anche fosse, è possibile farle convivere, soprattutto quando parliamo di unità degli elementi, armonia fra di loro e varietà. L'utilizzo di diverse combinazioni di colori, forme o toni di colore è così importante che aggiunge varietà ad un'opera d'arte e può rendere l'opera d'arte anche più interessante. Nell'arte pittorica tradizionale l'artista spesso sta attento a non incorporare troppa varietà per non dare un senso di accozzaglie e di caos. Al contrario però alcuni artisti contemporanei cercano la varietà per dare questa idea di confusione, di ammasso degli elementi. Il prossimo principio è quello dell'equilibrio e si riferisce generalmente all'idea che un artista si ritrovi a dividere un'opera in diverse aree. Queste aree tra di loro devono essere armoniose, quindi in equilibrio. Questo equilibrio può essere presente nelle opere in tre diversi modi solitamente: equilibrio simmetrico, asimmetrico ed equilibrio radiale. Vediamoli un attimo. L'equilibrio simmetrico si presenta quando i vari elementi di un lavoro sono distribuiti uniformemente su entrambi i lati, quindi alto e basso o destra e sinistra della tela, se si considera un punto centrale. L'esempio più famoso di equilibrio simmetrico è l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Infatti abbiamo Gesù Cristo al centro con i suoi 12 discepoli distribuiti sia a destra che a sinistra in maniera uniforme. L'equilibrio asimmetrico potrebbe sembrare una contraddizione in termini, però non lo è. Un capolavoro può essere sia asimmetrico che bilanciato, se le diverse aree del pezzo non sono identiche, ma contengono comunque aree dello stesso peso visivo. Faccio degli esempi. Gli esempi più coerenti di un concetto come questo sono le opere di Kandinsky, che poneva grande attenzione nel bilanciare le forme, i colori e i loro toni sull'opera per mantenere un equilibrio asimmetrico. L'equilibrio radiale infine si presenta in un'opera quando vari oggetti, in un lavoro, si diramano in forma quasi circolare da un punto centrale. Un altro esempio perfetto di questo è semplice da capire, secondo me, soprattutto viene di nuovo dall'arte astratta, ma in questo caso dalle opere del cubismo orfico dei Delaunay. Tornando un attimo indietro al concetto di varietà, un principio affine e che nasce spesso dall'uso della varietà è quello del contrasto. Posizionando oggetti, colori o altri elementi molto diversi l'uno vicino all'altro, un artista può creare un pezzo equilibrato, armonioso e visivamente interessante anche grazie al contrasto. Questo può presentarsi grazie al colore, ad esempio unendo colori scuri insieme a colori chiari. Un esempio lampante sono alcune opere surrealiste di Magritte, che giocano proprio concettualmente sul contrasto anche come messaggio. Oppure si possono usare forme contrastanti come quadrati con bordi molto netti, vicini a cerchi come in alcune opere di Kandinsky. Oppure ancora ci può essere del contrasto nella texture dell'opera, come nel primo collage di Picasso del 1912, dove c'era l'uso di un materiale che ha reso tridimensionale un'opera che altrimenti sarebbe rimasta bidimensionale. E tutto questo grazie al contrasto della texture. Nell'arte poi si parla di principio di proporzione. Dal mio punto di vista è fra i principi quello più legato alla tradizione pittorica dell'arte moderna, quindi in un certo senso il principio più vecchio di tutti. Con proporzione intendiamo la dimensione specifica di ogni elemento all'interno dell'opera e come questa entra in relazione con la dimensione degli altri elementi dell'opera. Un esempio di mancata proporzione, ma comunque di grande capolavoro, potrebbe essere il Cristo morto di Mantegna, ma ci sono in realtà 1000 altri esempi di mancanza di proporzione in grandi capolavori dell'arte. Ad esempio Picasso ha sempre completamente ignorato le proporzioni tradizionali per creare un'immagine differente da ciò che lo spettatore si aspetterebbe normalmente di vedere. E infine per ultimo c'è il mio concetto preferito, che si divide in realtà in due parti, ritmo e pattern. Di cosa stiamo parlando? Anche se si tratta di due principi che in alcuni testi vengono presentati separatamente, in realtà secondo me sono le due facce della stessa medaglia. Parliamo infatti di disposizione degli elementi dell'opera nello spazio. Il pattern
indica soprattutto nelle opere che utilizzano forme geometriche o elementi ripetuti, la ripetizione appunto delle stesse forme. Il ritmo potrebbe sembrare molto simile, ma in realtà consiste nel posizionare gli elementi dell'opera per dare un movimento, ma non per forza seguendo lo stesso pattern. Il modo in cui un artista posiziona gli elementi di un'opera, che sia pittura, scultura o anche performance, se l'oggetto è il proprio corpo, ad esempio, detta un pattern o un ritmo, o alcune volte un ritmo dato dal pattern. Spero sia chiaro, anche se non è semplicissimo da spiegare. Questi sono 8 famosi principi alla base della costruzione di un'opera d'arte che, come dicevo prima, possono essere considerati delle regole più o meno rispettate dagli artisti, o alcune volte al contrario semplicemente sconvolti del tutto da alcuni artisti, creando grandi capolavori che hanno sconvolto la tradizione del loro periodo e per noi poi con il tempo soltanto sono entrati nella storia. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Inoltre ti consiglio di dare un'occhiata al mio video sui 7 elementi di un'opera d'arte o alla serie sui grandi capolavori della storia dell'arte. Grazie e alla prossima!